dopo la pausa invernale mi è saltato il menisco. Per non farmi vedere che cosa mi avrebbero fatto, mi hanno fatto l'anestesia totale, perché io gli avevo detto io devo andare agli europei. Il nostro è uno sport di squadra, però di base per performare devi essere messa nelle migliori condizioni per farlo. In realtà la mia comfort zone è tutto quello che io conosco e che mi fa stare bene. Questa fa parte della mia comfort zone ed è una comfort zone che mi sono costruita. Semplicemente entrare in questo luogo mi fa sentire calma, mi fa sentire tranquilla. Heartfulness è una pratica che si concentra sul cuore, quindi fare meditazione sul cuore porta dei benefici non solo alla mente, ma anche poi al corpo. In quanto atleta me lo ritrovo. Ti rendi anche conto di quello che succede dentro il tuo corpo durante, per esempio, la prestazione, durante gli allenamenti. È importantissimo, soprattutto da portiere, dove hai anche tanti tempi morti durante la partita, durante gli allenamenti, riuscire a capire dove stai spostando la tua attenzione. Io ho quasi la sensazione di integrità, di interezza, cioè mi sento bene, ma perché mi sento me. Già prima mi rendevo conto e già iniziavo a fare un lavoro su di me per cercare di capire come gestire quello che mi succedeva durante le partite. Poi in realtà mi sono accorta che non devi gestire, semplicemente devi accettare quello che ti succede. Ed è il modo migliore poi per mettere a nudo il proprio talento, perché sfido qualunque atleta o qualunque persona, ma in qualsiasi lavoro, a non essersi reso conto che le performance migliori sono arrivate proprio nel momento in cui hai lasciato andare tutto. Proprio perché in qualsiasi cosa si faccia, le proprie qualità vengono fuori nel momento in cui si sa di essere se stessi, al di là di quelle che possono essere le pressioni, le aspettative degli altri e a volte anche le aspettative su noi stessi. La prima volta che ho conosciuto Laura ero a Milano per poterla intervistare dopo una sua esperienza e avevo veramente il piacere di conoscere una sportiva professionista eccezionale. Ha catturato la mia attenzione, è stato lo sguardo attivo. Laura con i suoi occhi penetranti riesce a trasmetterti tutta la vitalità, l'energia, la voglia di eccellere che è dentro di lei. La grande libertà che ha Laura è quella che manifesta ciò che ha dentro, perché sa che quello che ha dentro tramuterà la sua vita in qualcosa di straordinario. Non amo stare nelle mie comfort zone. Fin da quando ero piccola ho sempre avuto questa necessità, sentivo dentro di me il bisogno di andare. Poi effettivamente era un qualcosa che mi sono sempre portata dietro, perché poi con ho iniziato ad andare in nazionale, quindi dall'Under 17 più o meno, avevo 16 anni e ho iniziato a girare il mondo, a viaggiare e mi piaceva da morire. E da lì quindi sono arrivata a 18 anni che ho finito le superiori. E mi ricordo che all'esame di maturità una professoressa esterna di inglese mi aveva chiesto: ma quindi che cosa te ne fai del voto della maturità? E ho detto: guardi, sinceramente non lo so, però io vorrei giocare a calcio e mi piacerebbe andare all'estero. Da che io ho tenuto fede alla mia promessa, perché ho fatto il mondiale Under 20 in Giappone quell'anno e poi ho avuto la possibilità di andare a 950 km di distanza. Come sono arrivata in Germania? Allora, questa è la parte forse un po' più divertente, perché io ho sempre avuto questa, come dicevo, questa necessità di andare. E quindi ho iniziato a cercare
su internet tutte le classifiche e le squadre iscritte ai maggiori campionati di tutti i paesi. Quindi olandese, tedesco, francese, spagnolo, svizzero, inglese. Mi sono scaricata tutti i nomi delle squadre. A uno sono andata sui siti a cercare le persone di riferimento del femminile e avrò mandato una cosa tipo un 150 mail. Avevo ricevuto 2 risposte. Una delle 2 era il Gütersloh. Nella ridente Gütersloh è una città industriale, cioè proprio prettamente industriale, in un paesino disperso nel nulla. La Germania aveva appena ospitato i mondiali e c'era stato un boom di crescita pazzesco e loro erano il primo campionato professionistico. E mi ricordo che tutte le più grandi giocatrici del mondo andavano in Germania a giocare. Non sapevo se ce l'avrei fatta, non ce l'avrei fatta. Fatto sta che avevo dentro di me un qualcosa che mi diceva che quella era la scelta giusta. In Germania ho girato varie squadre. Nel primo anno ho giocato per il Gütersloh, per non retrocedere, siamo retrocessi. Aspetta. Il secondo anno sono andata in Serie B e siamo salite. Poi ho fatto un anno di A, poi sono andata a Colonia. A Colonia ho fatto Bundesliga e da lì ho fatto il mio primo vero salto e sono arrivata a Friburgo. Lì mi sono approcciata oltre al calcio anche a vari lavori. Sono andata in Germania che a Gütersloh mi davano 400 euro, quindi non potevo viverci. E allora mi hanno dato questo lavoro che era in una catena di montaggio. Lavoravo dalle 7 fino alle 3 del pomeriggio, poi tornavo a casa, mangiavo un boccone, tempo di dormire un attimo e andavo agli allenamenti. E tutti i giorni erano così. E la cosa forse un po' più complicata era che lavorare in una catena di montaggio, stare in piedi 7 ore perché non potevamo assolutamente sederci, diciamo che non era una cosa ottimale a livello di performance proprio, però si faceva, ecco. L'anno successivo invece sono andata a Erfurt e lì ho cambiato lavoro e quindi sono andata a lavorare in un panificio. Iniziavo alle 4 di mattina, 4 e mezza, e poi finivo verso mezzogiorno e mezza e poi tornavo a casa. Quindi avevo il tempo poi di riposare perché poi ci allenavamo durante la sera. Poi ho fatto vari lavori, sempre lavorato in un fan shop, ho lavorato in un bar come cameriera, in un ristorante, ho fatto la ragazza immagine e devo dire che ad oggi quello che mi porto a casa è un bagaglio di esperienza importante. All'inizio lavorare era una necessità, perché non potevo fare niente, non potevo giocare solo a calcio, perché non prendevo abbastanza, non potevo sostentarmi. E invece poi col tempo è diventata una scelta, perché mi dava la possibilità appunto di vedere dei contesti diversi, di utilizzare un linguaggio diverso. Il linguaggio dello sport alla fine più o meno è molto comune, molto semplice. La possibilità di vedere contesti diversi invece mi spingeva a imparare dei vocaboli nuovi, anche dei modi di comunicare e di parlare diversi, perché in un magazzino hai un modo molto diretto di parlare, sono delle informazioni brevi, concise, spesso sono degli ordini che ti vengono dati, oppure fai questo. Quando invece vai a lavorare in un panificio, sei dietro a un bancone, devi approcciarti in un modo diverso, quindi è il cliente. Quando vai in un ristorante la stessa cosa, però non è il cliente che ti chiede, sei tu che chiedi al cliente che cosa vuole. Quindi sono dei modi di comunicare
che poi ti insegnano tanto anche a livello di relazione proprio con la persona al di fuori. E questo fa parte un po' dell'uscire dalla zona di comfort, perché fino a quando rimani chiusa nell'ambiente che conosci, non riesci, a volte non ti rendi conto di tutto quello che c'è al di fuori. A Friburgo ho avuto un'annata, credo, devastante. Avevo davanti Laura Benkart, che era il portiere titolare del club da anni, e poi era in nazionale. Lei era uno dei portieri della nazionale tedesca. Nei primi 6 mesi avevo giocato una partita sola, nonostante credo che fossi nella mia forma migliore da sempre. Poi nei secondi 6 mesi mi sono infortunata, perché sì, ma era scontato, perché sono rimasta lì d'inverno, nonostante volessi cambiare, sono rimasta lì. Il primo allenamento dopo la pausa invernale mi è saltato il menisco. E tutto succede per un motivo, quindi al momento, in quel momento lì il motivo non lo capivo, perché naturalmente vedevo tutto nero, lo sapevo che non dovevo rimanere, lo sapevo che dovevo fare altro, lo sapevo che, fatto sta che con lo sapevo poi non si va da nessuna parte, perché tanto ormai ti sei fatta male, devi accettare quello che c'è e devi andare in qualche modo avanti. Quindi mi sono settata l'obiettivo successivo, che erano gli europei, perché nel frattempo comunque io ero il portiere titolare della nazionale maggiore. Quindi c'erano gli europei in Olanda e sono arrivata sotto i ferri, che non sapevano se sarebbe stata un'operazione di meniscectomia parziale, quindi mi avrebbero tolto semplicemente un pezzettino di menisco, o se invece mi avrebbero fatto la sutura. La differenza qual è? Che con la prima operazione in un mese sei in campo. Con la sutura, in Germania, che stanno molto larghi coi tempi, mi dicevano 6 mesi. Ed era febbraio, quindi io a giugno dovevo iniziare il pre-europeo con la nazionale. Per non farmi vedere che cosa mi avrebbero fatto, mi hanno fatto l'anestesia totale, perché io gli avevo detto io devo andare agli europei. Quando mi risveglio, Christian fa: allora, ho 2 notizie. La prima è che l'operazione è andata benissimo. La seconda è che ti hanno fatto la sutura. E io sono scoppiata a piangere, ma quante lacrime che ho tirato fuori in quel momento lì. E dopo aver buttato fuori tutte quelle lacrime lì, probabilmente ho iniziato a vederci chiaro e ho detto va bene, se questo è quello che devo affrontare non c'è problema, perché tanto io a giugno sono in campo. A maggio ero in campo e a giugno ho iniziato il pre-raduno con la nazionale. Ho avuto la fortuna di avere Christian al mio fianco, che è il mio ragazzo compagno da 12 anni e futuro marito. Che è sempre stato una costante da quando l'ho conosciuto, dal 2012. Noi siamo andati a convivere dopo 5 mesi. Ci siamo sempre fatti forza a vicenda. La mia zona di comfort era lui e io lo ero diventata per Cri. Cri è venuto con me subito, quando ho deciso di andare via, e mi ha sempre seguita in tutto il percorso che ho fatto, quindi per me lui è sempre stato la zona di comfort. Io sapevo che andavo agli allenamenti, tornavo ed ero al sicuro, sapevo che andavo al lavoro, tornavo
e quello era il mio posto. Poi sono arrivati anche i gatti, quindi per me zona di comfort è dove, è dove ci sono degli amici pelosi, quindi ormai ovunque vada, vedo un gatto, per me io mi sento a casa. Prima dell'Europeo mi arriva la chiamata della Juve, non ci penso né uno né due, rescindo a Friburgo e vado a Torino. Le prospettive erano completamente diverse, perché rispetto a quando avevo deciso di andare via. E io sono partita nel 2012 che in Italia non c'era praticamente niente. Il calcio femminile era prettamente dilettantistico, mancava la struttura del calcio femminile di base. Quando invece sono tornata mi ritrovavo in un contesto professionistico, in una società con delle basi forti, delle strutture importanti, che aveva una progettualità. Tante squadre professionistiche maschili stavano pianificando di entrare nel femminile e quindi quello che si prospettava era un futuro comunque di un certo tipo, in grande sviluppo. Una volta tornata in Italia ho ricominciato a studiare, quindi mi sono riscritta all'università e ho deciso di portare avanti il mio percorso di studi, proprio per andare ad approfondire tutta la parte sportiva, anatomica, funzionale, di allenamento, anche la parte psicologica che poi stava dietro a tutto quello che io facevo giornalmente e da lì poi è iniziata la mia carriera italiana, ecco. Quando hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, hai poi la capacità appunto di riconoscere anche i bisogni degli altri. Perché quando io sono andata in Germania mi sono ritrovata a 19 anni all'improvviso in un posto nuovo, a 950 km di distanza. Non conoscevo la lingua, mi ritrovavo a fare un lavoro che prima non avevo mai fatto e mi rendevo conto di avere dei bisogni, delle necessità e l'esperienza che ho accumulato mi dà la possibilità a volte di rivedermi in quelle che sono le necessità delle mie compagne. Quindi soprattutto in un contesto internazionale come il nostro, in cui ogni persona, ogni ragazza nuova, ogni compagna nuova che arriva mi fa rivedere un pezzettino della me all'estero. Per me diventa importante fare un salto all'indietro e cercare di capire come metterle nelle migliori condizioni per sentirsi a casa. Perché il nostro è uno sport di squadra, però di base per performare devi essere messa nelle migliori condizioni per farlo. E la prima cosa è aiutarle a creare la loro zona di comfort. In realtà la mia comfort zone è tutto quello che io conosco e che mi fa stare bene. È la mia Milano, è il campo, è lo spogliatoio, la palestra, questo posto, sono i miei amici, la mia famiglia che adesso ho vicino a me, mia sorella, Christian, i miei gatti. E in realtà basta. Non ho bisogno di tante cose per stare bene, però sono una persona che di base, di carattere, cerca di andare al di là di quelli che sono i miei confini, anche se non mi piace rimanere attaccata alle cose. Per esempio, c'è chi nello sport professionistico trova la comfort zone in un allenatore, in un preparatore, in un determinato rituale. Non mi piace ritrovare la mia comfort zone in quelle cose perché non mi piace attaccarmi alle condizioni, alle situazioni per performare o per riuscire a dare il massimo di me in partita piuttosto che
in una determinata situazione. Quindi cerco sempre di ritrovare me prima di tutto e di sentirmi parte del contesto che vivo, ma di base cerco sempre di stare bene con me stessa. Quindi una volta che io sto bene con me stessa in qualsiasi situazione e condizione riesco comunque a trovare il modo per tirare fuori il meglio di me.